Buongiorno gente, di nuovo bentornati. Oggi farò le frappe, oppure chiamatele bugie, chiacchiere, cenci, insomma il dolce classico di Carnevale. Quella che farò oggi è la ricetta di mia moglie, potrei dire gelosamente custodita ma non è vero, quindi ce la vediamo subito con gli ingredienti e vediamo anche il procedimento che è veramente semplice, però nel frattempo vi darò qualche piccolo consiglio. A dopo! Bene, cominciamo subito a fare questa preparazione e mettiamo la farina sul piano di lavoro e creiamo la fontana. Quindi mettete le 3 uova e sbattetele. Poi mettete lo zucchero. Il sale, il lievito setacciato, la scorza di arancia nel mio caso o anche di limone e il liquore. Per quello che riguarda il liquore io qui mi soffermo un attimo, avevo in casa l'amaretto, però voi potete benissimo mettere la grappa, il limoncello, il Cointreau, potete mettere la sambuca o qualsiasi liquore all'anice, il mistrà, insomma sta alla vostra fantasia, oppure se non volete acquistarli, quello che avete in casa. Nel qual caso non aveste il liquore, può andare benissimo il vino liquoroso, Zibibbo Moscato, oppure anche un vino piuttosto aromatico. Vi posso consigliare il Sauvignon o il Gewürztraminer, che è ancora meglio. Mescolate e per finire mettete il burro morbido. Cominciate quindi ad incorporare poco per volta la farina. Poi con le mani impastate fino a quando non diventerà liscio ed elastico. A questo punto fate riposare per una mezz'ora l'impasto, così sarà più facile stenderlo. Dividete il panetto prendendone un terzo e cominciate a stenderlo con il mattarello. La pasta dovrà essere molto sottile, altrimenti non si cuocerà bene e non farà le bolle. Tagliate la pasta a strisce non troppo sottili con una ruota dentellata da tortellini, ma se non l'avete va benissimo anche un coltello. Per vedere se l'olio è a temperatura, provate con uno stecchino. Se farà le bolle, sarà pronto. Mettete 3 o 4 frappe per volta, vedrete che cominceranno a gonfiarsi facendo le tipiche bolle. Dopo pochi secondi giratele. Per la cottura ci vorrà circa un minuto. Mi raccomando, toglietele appena si colorano, altrimenti si bruceranno facilmente. Godetevi questo delizioso dolce di Carnevale! Eccoci qui già qualcuno è sparita, Quindi ragazzi, veramente godetevi questo dolce perché è fantastico. Io intanto comincio, voi fate quello che dovete fare. E che vi devo dire?
alla prossima ricetta. Ciao!